secondo te quali possono essere i risvolti dello storytelling, ma anche della stand-up comedy in un contesto scolastico, se rimaniamo attinenti a, diciamo, all'educazione, anche dato che fai lavori di questo genere? Allora, io considero che insegno da sempre, nel senso che insegno sia teatro, storytelling, scrittura creativa a tutte le età. Adesso c'ho una classe di materna, ce n'è uno che ha 2 anni, cioè quindi nel senso, diciamo che mi guarda come se fossi un Teletubbies, cioè secondo me non ha ancora ben capito se io sono una persona reale oppure... Però, diciamo, è molto interessante capire come tutte queste tecniche hanno un risvolto formativo, terapeutico, che ha a che fare con l'autostima, con la scoperta di se stessi e se stesse, sia nell'ambito delle potenzialità espressive che comunicative, cioè espressive intendo dire corpo, emotività, empatia, comunicative anche semplicemente come dico la cosa che voglio dire, come la dico, con quali parole, che parole uso per dirla. E io ho sviluppato negli anni un metodo, io sono una secchiona, partiamo da questo presupposto. Io leggevo quando i miei compagni e le mie compagne facevano cose tipo lo sport o giocare tra di loro, io leggevo i libri, quindi quando mi trovo a dover spiegare una tecnica faccio uno sforzo perché io in realtà me la trovo un po' di default questa cosa, l'ho imparata facendola, io leggevo e scrivevo tantissimo sin da bambina, quindi ho avuto veramente la fortuna poi di avere una casa piena di libri a cui potevo accedere in qualsiasi momento e un incoraggiamento anche da parte della mia famiglia su questo. Però ultimamente ho notato che il pensiero laterale è un po' addormentato nelle nuove generazioni e questo è dovuto, credo, allo strapotere dello schermo e del rapporto io cellulare, cellulare io. E, cioè la creatività, quello che come arrivo a dirti questa cosa in modo che sia efficace per te, passa per il pensiero laterale, perché io devo uscire da me stessa e devo arrivare da un'altra parte, altrimenti la comunicazione non c'è. Questa cosa qua la trovo un po' ottusa nel senso che ha incontrato degli elementi ottundenti, cioè che ci attufano questa capacità e quindi è molto difficile. La stand-up comedy in questo è utilissima perché? Perché una battuta non è che una una battuta non è che una figura retorica e la figura retorica è la principessa, è la regina dell'allenamento del pensiero laterale. Questo tavolo è marrone come, questa luce è forte come, oggi sei proprio, cioè sono tutte allegoria, metafora, sineddoche, metonimia, sono cose che noi nella stand-up comedy facciamo continuamente, poi non sappiamo, la maggior parte della gente non sa che è quella roba lì, ok? Però uno degli esercizi che io do ai miei allievi e alle mie allieve adulte di stand up è questo, cioè, ok, quando non trovano le battute all'interno del pezzo, no? Perché magari mi vogliono raccontare un fattarello, storytelling, mocevo, che è ironico e carino di per sé, però dopodiché ci devi mettere le battute. Come le trovi le battute? Da dove le pigli le battute? Ok, va bene, stai descrivendo questo oggetto o questo stato d'animo? Ok, lo stato d'animo è ero agitata? Ok, agitata come? Cosa? Proponimi 3 alternative, una paradossale, una surreale e una che fa un po' schifo. Ok? E in quel modo la battuta si crea. Ovviamente come è una similitudine, dunque è una figura retorica e questa cosa qua ci allena e io questo esercizio lo faccio continuamente, cioè sto guidando, uno mi insulta e io nella mia testa faccio guarda questo mi ha insultato, sembrava proprio il personaggio di quel film che e dopo che tu l'hai allenata questa cosa ti viene naturalmente, quindi la stand-up comedy a livello formativo è utilissima, lo storytelling pure, e, spesso io, allora, ci sono 2 tipi di storytelling, no? Infatti uno degli esercizi che io propongo spesso è preso dalla grammatica della fantasia di Gianni Rodari, che è un altro testo mio fondamentale del cuore. Lui faceva fare questo gioco ai bambini e alle bambine a cui insegnava, metteva in una boule di vetro tanti bigliettini con 1000 parole diverse prese da così a caso, poi un bambino doveva pescare 2 parole a caso e costruire una fiaba con quelle 2 parole. Quindi
anche questo allenamento, no? Non c'è il tema, ci sono due parole, infilate in una fiaba che abbia senso, senza pensare di far ridere. Questo è un esercizio, no, propedeutico perché a volte spesso io con gli allievi e le allieve mi trovo davanti a gente che non ha idee, no? Dice no, io vorrei scrivere un pezzo, ma non so cosa scrivere. Questo è un buon esercizio. L'altro esercizio è parti da te stesso, da te stessa. Cioè la stand-up comedy, la regola della stand-up comedy è che tu devi partire dal tuo punto di vista, no? Voglio parlare, che ne so, della Meloni. Non ce ne frega un cazzo che tu vuoi parlare della Meloni. Cioè, tu devi partire da te stessa. Poi magari puoi pure arrivare alla Meloni, ma è sempre dal particolare al generale. La stand-up comedy è un processo dal particolare al generale, mai il contrario. Altrimenti diventa un sermone, un TED Talk, un comizio o cabaret. È questa roba che ha la sua dignità, attenzione, attenzione, però non è esattamente lo stesso linguaggio.